Buongiorno a tutti, welcome to A Stranger in Roma. Today we enter Row for Peace, a special initiative within Rome Art Week, the citywide platform that connects galleries, artists and institutions across Rome through exhibitions, open studios and public projects. Row for Peace brings this network into a shared reflection on peace, inviting art to step beyond exhibition spaces and into the life of the city. At Galleria Pian dei Giullari, a space we regularly follow for its thoughtful and independent programming, this dialogue takes on a particularly intimate dimension rooted in the street itself. Here, artist Veronica Pieraccini presents Cristo risorto per la pace, a work conceived for Roman Edicola, where tradition, technology and devotion meet. An image that does not simply appear, but reveals itself. This work is composed using photoluminescent and fluorescent pigments applied in successive transparent layers. Under white light, these pigments remain nearly invisible, but when exposed to ultraviolet, black light, they absorb the radiation and re-emit it as a visible color, revealing the image with varying intensity depending on the light source. A white light and nothing appears, a darker light and the image emerges, vibrant, almost immaterial. And perhaps no subject could embody this better than Christ himself, a figure of revelation, of presence made visible. Because here, both physically and spiritually, matter only incarnates through the grace of light. Quest'opera nasce sull'idea di mettere al posto del Cristo crocifisso di Via dei Cappellari rimosso dalla via e sostituire, perché è stato rimosso dal collegio inglese, e allora Andrea ha avuto l'idea di commissionarmi quest'opera. Cosa racconta questa immagine? Il titolo già lo dice: il Cristo risorge per la pace o Cristo è risorto per la pace. Si vede il corpo di Gesù morto nel centro del quadro, è il corpo di Gesù della Sindone di Torino. Si vede il corpo di Gesù morto, flagellato, con ancora i segni del costato e dei chiodi sul corpo e delle spine della testa, che si impronterà nel telo della Sindone di Torino. Sabato scende agli inferi. Scende, chi tocca? Tocca già i beati, le persone giuste che erano venute prima di lui, che erano sulla strada, già verso il bene. Giù in fondo abbiamo gli inferi, proprio dei dannati assoluti senza salvezza. In mezzo invece abbiamo tutti quei puntini, sono le teste di noi tutti, a parte se qualcuno qui è santo, sta su. Io sono nato, sono qui e sarete tutti con me, nella salvezza del corpo che risorge. Allora ho capito che probabilmente si risorge nel modo più perfetto e glorioso che uno può risorgere, per cui lui ci ha dato la novella che tutti chi crede in me non morrà e vivrà in eterno, quindi risorgiamo tutti se crediamo in lui. Ima vuol dire in latino inferi, ma io non lo sapevo. In giapponese addirittura vuol dire pozzo. Un artista si mette a dipingere, ha un'idea compositiva, gli viene in visione, io ho sempre della visione e poi mi metto a dipingere. Sulla visione l'opera arriva in un attimo a dipingere. Devo solo trascrivere un'immagine che racconta in modo atemporale una visione che ho avuto su questo stimolo del Cristo che risorge per la pace in questi tempi così bellicosi che ci stanno tormentando. Togliamo le luci e ci sarà, ecco, il Cristo che comunque continua ad emettere, che risorge. Spariscono gli inferi e ci sono chi sta nel passaggio e chi già è arrivato. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Ci siamo incontrati con Veronica tanti anni fa. L'arte che lei per professione persegue
e io per passione, e ci accomuna quindi tutti i discorsi intorno all'arte moderna e contemporanea. In più anche questa dimensione spirituale dell'arte ci interessa, e quindi è venuto fuori questa possibilità di ridare a questa strada, che aveva perso una sua antica tradizione di edicola sacra, e quindi abbiamo detto cerchiamo, perché a Roma non si può mai dire con certezza cosa accadrà, cerchiamo di rimettere un'edicola, e lei si è offerta di fare una pittura di un'immagine di Cristo secondo le sue scoperte tecniche di pintura, come si dice a Firenze. Alcune persone mi hanno chiesto se lo potevano vedere più in là nei giorni, e per cui lo manteniamo nei giorni su richiesta di tante persone. Sono Veronica Piraccini, autrice di questo dipinto, che è una proposta nuova per un'edicola sacra in questa via. Quest'opera, potete vedere, è un'opera che appare bianca, quasi bianca, appena qualcosa si intravede, impercettibile, per come la mia pittura ho inventato questo nome. È la pittura impercettibile che ho inventato a Milano nel 1989, quando 23enne ho vinto la cattedra di pittura a Brera. Questa opera vuole, con questa tecnica, questo sistema mio di apparire e scomparire, ridare e rimuovere nelle genti lo stupore della contemplazione, ma anche della devozione. Ecco, allora lui viene, risorge e ci dice: siete tutti salvi se credete in me. E infatti addirittura proprio sembra che nella Sindone gli scienziati ultimi hanno detto: niente può aver così improntato questo telo se non una grande luce emessa da un corpo che noi non ci spieghiamo. Don't forget to like, comment and subscribe to the channel. See you soon on the next video. Arrivederci. Ciao ciao. Ma i cittadini hanno l'impulso e chiedono, e quindi alla fine anche il potere deve piegarsi, anche perché basta.